Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Audi 4, la leggenda a trazione integrale, uscita numero 20, edizione Centauria, il modello in scala 1:8, il pilota è Walter Röhrl e il copilota navigatore Christian. Questa macchina, oltre ai tanti titoli vinti, ha vinto il Rallye di Monte Carlo nel 1984. Andiamo a dare un'occhiata all'interno del fascicolo. Troviamo i due paraspruzzi anteriori e albero di trasmissione. 3 serie di viti. L'albero di trasmissione è in plastica, nessun problema. I due paraspruzzi sono in gomma. Intanto ringrazio tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano, grazie a tutti, e alle persone che mi guardano ma non si sono ancora iscritte. Se ne hanno piacere dico questo: iscrivetevi al canale e attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di auto. E infine, se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello, mi contatti privatamente, grazie. Ecco, qui abbiamo il campione del 1984, il pilota svedese Stig Blomqvist, abbiate pazienza, io non so pronunciarlo, che, come c'è scritto qui, non ha mai voluto diventare famoso, se non invece fin dalla giovinezza guidare automobili il più velocemente possibile. E guardate un po', ha conquistato ben 11 vittorie nel campionato mondiale, di cui 5 trionfando. Qui lo vediamo insieme a Walter Röhrl nel 1984 durante il Rallye di Acropoli, che si riposano. Guardiamo almeno non soltanto le immagini, ma diamo anche lettura, visto che purtroppo c'è così poco, almeno quel poco leggiamolo perché è veramente interessante. Allora, guardate, vado a levarmi gli sfridi di lavorazione, il punto di giunta, adesso vi faccio vedere come fare. Fate così con la lima, poi la girate al contrario, andate velocemente su e giù, premendo, senza fare danno ovviamente, e lei torna lucida. Non vi accorgerete di nulla, ma avrete levato quella giunta che è dettata dai due stampi necessari per creare questo pezzo. Perfetto. Avete visto? Non si vede nulla. Adesso, con la vite AP, io mi sono creato il filetto qui, dove vedete già la vite inserita, o meglio avvitata, senza nessun tipo di lubrificante, perché vi ricordo che nella plastica il lubrificante non dovete mai assolutamente usarlo. Poi ho preso 2 viti SM, e sono andato ad avvitarmele qui.
e mi sono creato il filetto. Qui ho usato il lubrificante, va bene qualsiasi lubrificante voi abbiate a vostra disposizione. Infine ho preso 4 viti QM e sono andato a crearmi il filetto qui. Che sono quelle che terranno i 2 paraspruzzi. Bene, adesso io inizierò a montare il sinistro, quindi prendo quello con la lettera L, sono in gomma, però vedete, non sono piegati così perché devono essere così, questi devono essere diritti, quindi addrizzateli. E qui questo angolo deve essere di 90 gradi. Non dico che devono essere perfetti, però il paraspruzzi deve essere diritto, ok? Usate un cacciavite con la punta più piccola e vado a fissarmi il primo. Io trovo che sia veramente apprezzabile il fatto che Centauria abbia fatto i paraspruzzi in gomma invece che in plastica rigida, come quelli veri. Ok, mi fisso il primo. Se vi siete creati filetti come ho fatto io, vi basterà girare il cacciavite al contrario. Non appena sentirete il click della vite sul metallo potrete avvitare in tranquillità e non creerete alcun danno. Non esagerate a stringere, così va benissimo. Adesso non importa se rimane appena un po' piegato in gomma, l'importante è, ecco, che non lo abbiate proprio, perché nella confezione si schiacciano. Sicuramente avrete trovato anche le riviste, il fascicolo tutto bucato, purtroppo sono gli errori che fanno molte aziende, ti danno i raccoglitori, alcuni te li fanno anche pagare. Ad esempio Hachette con la Ford Gran Torino ti fa pagare il secondo raccoglitore ben 7 euro, il primo te lo dai in omaggio anche se sei abbonato, il secondo lo paghi, in realtà li paghi poi tutti e due. E poi ti danno i fascicoli devastati, quindi cosa serve il raccoglitore? Dovrebbero avere più cura degli oggetti nonché dei fascicoli, visto che aver cura dei fascicoli vuol dire anche rispettare noi che li acquistiamo e che ce li teniamo poi rovinati, ecco. Adesso vi faccio vedere la copertina di questo, guardate. Non so se si vede, tutto bucato, tutta bucata. Ditemi voi. Ok. Così. Adesso andiamo a lavorare
sull'albero di trasmissione. Ecco qui l'albero di trasmissione. Vado a rimuovermi la vite che ho messo precedentemente, questa. Fate arrivare la vite in battuta, ma permettete questo movimento perché, aspettate, lo stringerete quando l'avrete messo nella posizione così. Ricordatevi solo che la vite va messa verso l'alto. Vado anche a svitarmi le due viti SM che vi ho fatto vedere prima, qui nel metallo. Ecco qui. Che precisione! Pensate solo allo studio per progettare un modello del genere. Ecco qui. Vedete? Questo è libero di muoversi. Inseriamo prima il pezzo che andrà qui, che chiaramente è il differenziale, quando ci verrà dato, e poi stringeremo questa vite. Così avremo un po' di movimento per poterlo inserire con più facilità. Bene, io direi che il montaggio è terminato. Questi continuate ad raddrizzarli, prima o poi rimarranno lì nella posizione corretta. Ecco, questo già va bene. E vi consiglio di posizionare il vostro modello in questa maniera perché è più sicuro, perché mancando le ruote posteriori questi tendono a piegarsi. Quindi lasciatelo così il modello, che è meglio. Bene, io direi che è terminato. Sì, non c'è nient'altro più da dirvi se non ringraziarvi del vostro tempo come sempre. Grazie a tutti ragazzi. Seguitemi anche perché oggi, che è sabato, è uscito anche il modello della Lancia Stratos, la regina dei rally, numero 70 di 110 previste. Vi ricordo che anche questa ha 110 uscite e quindi siamo a un quinto della collezione. Mi stavo accertando, sì, 110 uscite. Ecco qui. Bene. Seguitemi anche sulla playlist, attivate la campanella perché, come vi ho detto all'inizio, non faccio solo auto, ci sono anche robot, cyborg e chissà che altro, repliche di pistole, soft air, a CO2, e cercheremo sempre di mettere qualcosa in più, insomma, dipende come andrà il canale, molto onestamente. Per adesso non è che si faccia un granché, però io vi ringrazio lo stesso. I video che faccio io sono proprio alla buona, ecco, anche perché diversamente non riesco a farli. Spero che che traspara la mia passione. Traspara è giusto, traspara, no, traspara dovrebbe... Ogni tanto alla mia età mi vengono questi dubbi. E va bene, dai, avete capito cosa volevo dirvi. Ciao a tutti ragazzi, un abbraccio a voi
e un saluto a tutti i vostri cari più cari. Al prossimo video, ciao!